Hai mai sentito parlare del dilemma del pendolare? È quel dubbio che hai quando devi andare da qualche parte prendendo l'autobus, e magari anche fretta. Arrivi alla fermata, ma niente, il pullman non sta arrivando e non sai con precisione quando passerà. E se fossi in ritardo? Allora è proprio in questo momento che sorge il dilemma. Faresti meglio ad aspettare l'autobus o arriveresti prima andando a piedi? Ogni scelta potrebbe essere migliore dell'altra, e quindi che fare? Questo è quello che si chiama il dilemma del pendolare. Già, bel dilemma. Alla fine andando a piedi avresti la certezza di raggiungere la meta, perlomeno dopo un po' di tempo. Sì, ma andando in pullman viaggeresti sicuramente più veloce. Sì, ma non sai con precisione quando il tuo pullman passerà, per cui faresti prima magari ad andare a piedi, mentre il tuo caro pullman rimane ancora per strada. Ok, indaghiamo. Per identificare la scelta migliore, possiamo vedere come il tempo di attesa di un bus influisca statisticamente sul tempo di viaggio. In più, possiamo utilizzare anche dati di un vero sistema di trasporto per simulare degli scenari reali. Prima ha funzionato. Ma prima di trarre le conclusioni, facciamo qualche prova sul campo per vedere se la teoria funziona davvero. Pronta? Andiamo. Ragazzi, azione! La pratica ha confermato la teoria. Chi ha deciso di andare in bus, nella maggioranza dei casi, è arrivato per primo. Infatti tu hai perso quasi sempre. Già, aspettare il pullman è stata la scelta più conveniente. Incamminarsi a piedi conviene solo se devi fare un tratto di strada molto breve e sei sicuro che il bus passa raramente. Attenzione però, la scelta statisticamente più probabile non è per forza quella vincente, ma in questo caso il rischio è molto basso. Ma è come la nostra partita di carte. Puoi sempre calcolare le tue possibilità di vittoria, ma non sai mai quale carta ti capiterà in mano. Già, ma è proprio la casualità a rendere tutto più divertente, no?